Salve, ben ritrovati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare questo graziosissimo fiocco con il nome del bimbo o della bimba che dovrà nascere. Io vi indicherò come fare e poi andrete a scrivere il nome che desiderate al vostro piccolo o alla vostra piccola. Sarà un gradito dono per la mamma e sia per il bambino. È molto semplice da realizzare e andiamo a vedere come l'ho fatto. Per realizzare l'elefantino che andremo a mettere sul fiocco abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello e facciamo una media in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Andiamo a fare una maglia un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Lavoriamo le nostre 30 maglie per altri 6 giri. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e facciamo una maglia, una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo 6 diminuzioni e saranno 6 maglie e proseguiamo i prossimi giri con le diminuzioni fino a chiudere completamente la parte. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a nasconderlo all'interno del lavoro. Per realizzare il corpo del nostro elefantino andiamo ad avviare un anello magico di 6 maglie. Stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo una maglia un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 6 giri le nostre 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione, in tutto saranno 18 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri le nostre 18 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e facciamo una maglia e una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo altro giro di 12 maglie basse. Possiamo ora staccare il filo e continuiamo a riempire fino all'orlo. Andiamo poi a cucire il corpo alla testa in questo modo. Posizioniamo gli spilli prima tutto intorno e poi andiamo a cucire maglia per maglia. Per le orecchie abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo le nostre 24 maglie per altri 2 giri e possiamo andare a staccare il filo. Questo sarà l'orecchio. L'orecchio lo andremo poi a posizionare in questo modo e andremo a cucire questa parte qui. Per la proboscide abbiamo un anello magico di 6 maglie. Stringiamo il nostro anello e andiamo a lavorare le nostre 6 maglie per 20 giri. Facciamo ora un aumento alla prima maglia e un aumento all'ultima maglia e saranno in tutto 8 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento all'ultima maglia, in tutto saranno 10 maglie basse. Un aumento alla prima maglia e un aumento all'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Possiamo ora staccare il filo e dobbiamo andare a riempire con l'ovatta sintetica soltanto questa prima parte di sopra e la parte qui di sotto, mentre quest'altra non andrà riempita, la parte centrale non andrà riempita perché andremo a dare un po' la forma in questo modo. Dopo aver riempito questa parte andiamo a stringere in questo modo e creare questa specie di piega. Le zampe vanno fatte tutte e 4 allo stesso modo. Andiamo a utilizzare prima il filato bianco e andiamo a fare un anello di 8 maglie con il filato bianco. Stringiamo l'anello e andiamo a sostituire il filato bianco con quello celeste e andiamo a fare un giro di 8 maglie basse però lavorate in costa dietro. Lavoriamo per altri 6 giri le nostre 8 maglie basse. Possiamo ora staccare il nostro filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica.
Andiamo a cucire la testa al corpo, posizionandolo in questo modo. Andiamo a cucire bene tutto intorno dopo aver fermato con gli spilli. Andiamo a posizionare in questo modo il nostro elefantino e blocchiamo con gli spilli la proboscide sulla parte centrale del viso, sulla parte bassa. Dopo aver bloccato bene andiamo a cucire tutto intorno. Blocchiamo le orecchie lateralmente, calcolando questa distanza qui più o meno dalla proboscide, la parte di sotto un po' più vicino, e ci allontaniamo verso l'esterno e andiamo a cucire solo questa parte qui dell'attaccatura dell'orecchio, sia da un lato che dall'altro. Per far tenere bene un po' la forma alla nostra proboscide possiamo aggiungere uno spillo in questo modo e proseguiamo con la cucitura delle zampine. Andiamo a mettere 2 zampine da questo lato e 2 zampine dall'altro lato, una sulla parte davanti e l'altra sulla parte di dietro. Per la coda possiamo entrare sulla parte del dorso e andiamo a realizzare una piccola catenella. Possiamo fare 3-4 maglie come più ci piacciono e andiamo a chiudere il nostro lavoro. Ripassiamo con ago e filo in modo da bloccare il tutto. Sulla sommità della testa, con un po' di filato bianco, possiamo andare a realizzare il ciuffetto. Entriamo in questo modo con un po' di fili e blocchiamo il tutto. Andiamo poi a tagliare un po' in questo modo e abbiamo realizzato anche il ciuffetto. Magari con una spazzolina andate un po' a stropicciare la lana. Per realizzare gli occhi all'altezza della proboscide andiamo a fare prima un tratto in questo modo, ripassiamo sullo stesso tratto e andiamo a fare 2 in verticale. Andiamo a fare una verso la metà l'altra dietro un pochino più piccola. Andiamo a fare lo stesso lavoro anche dall'altro lato dell'occhio, quindi usciamo sulla stessa altezza e andiamo a ripetere la stessa operazione. Per far tenere meglio la proboscide o la andate a cucire in questo punto qui centrale oppure andate ad inserire un po' di filo di ferro e date poi la forma. Lo andate ad inserire in questo punto, fate attenzione a farlo entrare all'interno e poi andate a dare la forma. In questo modo siete sicuri che non si sposterà più. Questo è l'elefantino terminato, possiamo applicarlo poi sul nostro cerchietto di legno e andare a realizzare così il nostro fiocco nascita, oppure possiamo mettergli un bel portachiavi e trasformarlo in un bellissimo portachiavi, oppure possiamo utilizzarlo vicino a una carrozzina o una culla o dove più vi piace. Per realizzare la scritta del nome del bimbo o della bimba possiamo utilizzare il nostro filato e andare a fare 4 maglie in un anello magico. Realizzate le nostre 4 maglie, andiamo a stringere il nostro anello e andiamo a realizzare un tubolare come questo che ho realizzato
lungo abbastanza da poter scrivere il nome che volete scrivere. Io andrò a scrivere Greta e vado a fare in questo modo: vado a crearmi il mio tubolare in modo da poter poi scrivere il nome Greta. Vado a formare le lettere dopo aver realizzato la forma. Mi vado a fermare dove serve. Nel caso in cui servano delle altre lettere da attaccare, vado a formare l'altra parte che servirà per concludere il mio lavoro, il mio nome. Vi faccio vedere più avanti come fare, quindi andate a costruire il vostro tubolare lungo abbastanza per creare la vostra scritta. Dobbiamo poi andare ad inserire il filo di ferro lungo abbastanza la stessa lunghezza del nostro tubolare e lo andiamo ad inserire all'interno in modo da far tenere meglio la nostra scritta. Quindi inseriamo in questo modo e facciamo scivolare il nostro filo di ferro fino ad arrivare all'altra estremità. Una volta che l'avete inserito, sulla parte iniziale andate a piegare l'estremità e andate a riposizionarla all'interno in modo che non esca. In questo modo si terrà bloccato per bene, quindi fatelo entrare bene bene dentro. Volendo potete andare a bloccare con ago e filo in modo che siete sicuri che non esca più. Fatto questo, andate a realizzare la vostra scritta. Vi aiutate un po' con le mani a realizzare le lettere. Per allacciarmi alla lettera T vado a fare l'altro pezzo che manca per realizzare la A col mio tubolare, così come ho fatto per questa parte. Vado ad inserire anche qui il filo di ferro e mi vado a legare qui, a cucire questa parte dopo aver inserito anche il filo di ferro in modo che tenga meglio, e vado a realizzare la lettera A. Vado a realizzare la mia lettera A, giro per far uscire la zampina della A e vado a formare la mia scritta Greta. Vado a posizionare bene e vado a bloccare il filo da questa parte e quindi anche da quest'altra parte. Per realizzare la T sono andata semplicemente a fare 3 catenelle, ho aggiunto questo pezzetto e vado poi a bloccare il filo. E questo è il mio nome scritto. Lo vado ad applicare poi nel laterale del mio cerchietto. Vado ad applicarlo con un po' di colla a caldo e lo sistemo in questo modo. Vado a sistemare anche l'elefantino qui alla base e vado a fare 2 palloncini qui per riempire quest'altra parte. Per realizzare i palloncini vado a fare un anello magico di 6 maglie con il filato che preferisco. Io vado a fare i 2 colori più aggiungo quest'altro colore e vado a fare le mie 6 maglie basse nel mio anello magico. Vado a fare una media in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia a aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. In base alla grandezza che volete dare al palloncino andate a fare magari un altro giro o lo lasciate così. Io lo lascio in questo modo e vado a lavorare per altri 6 giri le mie 18 maglie basse. Una maglia una diminuzione per tutto il giro, in tutto saranno 12 maglie basse. Facciamo altri 2 giri di 12 maglie basse. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Dopo aver riempito andiamo un po' a chiudere stringendo un po' questa parte qui del nostro palloncino. Andiamo in questa altezza e andiamo a stringere un po'. Tiriamo il filo e poi andiamo a bloccare tutto.
Per realizzare il fiocco avviamo una catenella di 14 maglie, lavoriamo 14 maglie basse nelle nostre 14 catenelle. Lavoriamo le nostre 14 maglie per 10 giri, dopodiché stacchiamo il nostro filo e andiamo a realizzare la parte centrale. Per la parte centrale del fiocco avviamo una catenella di 4 maglie, lavoriamo le nostre 4 maglie basse nelle nostre 4 catenelle. Lavoriamo per altri 5 giri le nostre 4 maglie basse. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a cucire al centro del nostro fiocco in modo da stringerlo. Andiamo a cucire le due parti sul retro, stringiamo bene e andiamo a cucire queste due parti. E poi apriremo il nostro fiocco per bene. Dopo aver cucito andiamo a aprire bene i due laterali e questo è il nostro fiocchetto. Inseriamo il nastrino all'interno di un angolo, mettiamo correttamente la parte dritta e andiamo a passare il nostro fiocco al centro. Dopo averlo inserito in questo modo, dobbiamo far venire il gancio in questo modo. Andiamo ad inserire anche la parte di dietro del fiocchetto, prendiamo bene la misura dei due lati, posizioniamo una certa altezza in modo che non si sposti e andiamo ad inserire anche la parte di dietro del nostro fiocco. Andiamo in questo modo e facciamo passare anche quest'altra parte sul davanti del fiocco. Facciamo attenzione a mettere correttamente il filo e lo facciamo passare. E andiamo a fare un bel nodo all'estremità. Fatto questo, possiamo posizionare il nostro nome su questo lato, posizioniamo il nostro elefantino sotto e poi andiamo a posizionare i nostri 3 palloncini. Andiamo poi a formare una catenella per ogni palloncino, quindi ne facciamo 3 e le andiamo a sistemare tutte sulla proboscide del nostro elefantino. Quindi andiamo a prendere bene le misure e proseguiamo con il lavoro. Quindi andate ad ingollare man mano i vostri pezzi in modo da sistemarli al posto giusto. Per legare i palloncini vado a fare una catenella di 40 maglie per il primo palloncino, di 30 maglie per il secondo palloncino e di 20 maglie per il terzo palloncino. Quindi entro nuovamente in questa qui e vado a fare le mie 20 maglie. In tutto sono 3 come i palloncini. Leghiamo bene le 3 catenelle ai palloncini, tiriamo bene il nostro filo e lo andiamo ad incollare dietro la proboscide dopo aver tirato bene il filo. Ed eccolo qui, questo è il mio fiocco terminato. Spero di aver fatto felice la persona che mi ha fatto questa richiesta, spero che sia utile e gradito anche a voi. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto ed invitare i vostri amici a farlo. Condividete il tutorial, vi aspetto numerosi al prossimo, fatemi le vostre richieste e sarò lieta di poterle realizzare.
alla prossima, ciao ciao, baci.